Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io mi chiamo Francesca e con il tutorial di oggi voglio introdurvi ad una nuova tecnica. Da oggi iniziamo il corso di nooking. Non è lavoro a maglia, non è uncinetto, è una via di mezzo. È la tecnica perfetta per tutte quelle persone che ogni volta che faccio un tutorial a ferri mi chiedono come possono fare quel lavoro che venga come con i ferri, però fatto con l'uncinetto. Ecco, con questa tecnica, usando un uncinetto un po' speciale, otteniamo una lavorazione esattamente identica a quella che otteniamo con i ferri. Questa è una lezione introduttiva in cui vi parlo dei materiali e di come montare i punti. Fatemi sapere se questo corso vi interessa, in modo che così mi organizzo per farvi anche tutto il resto. Nelle prossime lezioni vedremo come lavorare il dritto, il rovescio, come fare gli aumenti, le diminuzioni e tutto il resto del corso. Per lavorare questa tecnica ci serve un uncinetto un po' speciale. Può essere un uncinetto da nooking, come questo. Sono uncinetti che hanno una punta particolarmente pronunciata su un lato e dall'altra parte hanno una cruna come se fosse un ago. E questo è proprio l'uncinetto da nooking. Oppure possiamo usare gli uncinetti tunisini. Questo per esempio è uno di quelli col cavo intercambiabile. Voi potete utilizzare un qualunque uncinetto per uncinetto tunisino con il cavo. L'importante è che alla fine possiate togliere il fermo che c'è qui dietro, che serve a non far scappare i punti. Per quanto riguarda questi uncinetti, vanno utilizzati in questo modo. Nella cruna inseriamo un filo che deve essere più sottile di quello che useremo per il lavoro che vogliamo fare, non deve essere peloso e deve essere ritorto il più possibile. Lo tagliamo almeno 2 volte e mezza più lungo rispetto all'ampiezza del lavoro che vogliamo lavorare e lo annodiamo in modo che non si sfili dalla cruna. Per tutti questi uncinetti vi lascio nella descrizione del video il link alla mia vetrina Amazon, dove potete trovare sia il set di uncinetti tunisini che il set di uncinetti da nooking. Io questi li ho acquistati entrambi su Amazon. Per quanto riguarda questo set, è un set che ha questi 3 uncinetti. Quello più sottile è un 2,75, poi c'è un 4 mm e un 6. Mentre per quanto riguarda il set di uncinetti tunisini, io a suo tempo avevo comprato questo, ma ci sono singoli, ci sono in set, ci sono di tante marche diverse e ci sono di tutte le misure che ci possono servire. Per prima cosa vediamo come tenere l'uncinetto. L'uncinetto per il nooking lo teniamo esattamente come l'uncinetto normale. Possiamo tenerlo come una penna o come uno spazzolino da denti. L'impugnatura è quella che preferite. Dall'altra parte, nell'altra mano, abbiamo il filo e, esattamente come per l'uncinetto, dobbiamo trovare un modo per tenere il filo con la giusta tensione. Per esempio, io lo tengo così, girando il filo 2 volte intorno all'indice e il lavoro lo tengo con il pollice e con il medio. Per prima cosa, anche in questa tecnica, dobbiamo montare i punti che ci servono per iniziare il lavoro. Abbiamo diversi metodi per montare i punti. Per esempio, possiamo farlo lavorando una riga di catenelle, quindi esattamente come per l'uncinetto, iniziamo facendo un nodino iniziale, un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo e lavoriamo catenelle, cioè con l'uncinetto giriamo intorno al filo, agganciamo il filo e passiamo tramite l'asura sull'uncinetto. Montiamo tutte le catenelle che ci servono e poi montiamo tutti i punti sull'uncinetto. Il primo punto
che è questo, è già sull'uncinetto, è l'asula sull'uncinetto, quindi iniziamo dalla seconda catenella. Le catenelle sul davanti si presentano come delle V, sul dietro c'è un altro filo, questa gobbetta. Per caricare i punti usiamo questo filo. Entriamo nella gobbetta e portiamo fuori il filo. E carichiamo tutti i punti sull'uncinetto. Se non avete mai lavorato neanche ad uncinetto, vi lascio nella descrizione del video anche la playlist del corso basico di uncinetto in cui vi mostro più lentamente e dettagliatamente come impugnare l'uncinetto, come tenere il filo e come iniziare a lavorare. E così carichiamo intanto tutti i punti sull'uncinetto. Oltre a questo metodo che ci lascia sotto questa bella catenella, quindi come bordo abbiamo le catenelle iniziali, possiamo usare tutti i metodi che esistono per montare i punti sui ferri. Oltre a fare una riga di catenelle, possiamo montare i punti con tutti i metodi che sono previsti per la lavorazione a ferri. Io vi mostro questa, che è quella che uso io di solito. Teniamo una codina iniziale per tutti i punti che vogliamo caricare, facciamo un nodino e partiamo con l'asola sull'uncinetto esattamente come prima. La codina iniziale la facciamo passare intorno al pollice, il filo che va verso il gomitolo lo passiamo intorno all'indice e carichiamo i punti. L'uncinetto passa davanti al filo del pollice, tra i fili, dietro a quello dell'indice e poi il pollice passa intorno all'uncinetto e tiriamo il filo e ripetiamo da davanti al pollice, da dietro l'indice e il pollice passa intorno all'uncinetto e andiamo avanti così caricando tutti i punti che ci servono. Ed ora vediamo come funziona questa lavorazione. Una volta che abbiamo montato i punti, giriamo il lavoro e se stessimo lavorando a ferri avremmo l'altro ferro con cui lavorare, ma stiamo lavorando a nooking o comunque con un uncinetto ed è l'unico uncinetto che abbiamo. Quindi quello che dobbiamo fare a questo punto è spostare i punti sul filo. E lasciar scorrere il filo quanto serve per avere libertà di lavoro con l'uncinetto. Teniamo il filo come siamo abituati, potete tenerlo in questo modo oppure come tenete il filo quando lavorate ad uncinetto, è lo stesso. Lo scopo è sempre quello di creare una certa tensione del filo per poter lavorare. E vediamo come lavorare la prossima riga lavorando il dritto. Per lavorare il dritto entriamo da davanti nell'asola, per esempio del primo punto, giriamo intorno al filo e portiamo fuori e abbiamo lavorato il primo punto e lavoriamo così tutti i punti della riga, per esempio lavorando a dritto. In questo momento voglio solo farvi vedere come funziona questa lavorazione. E questa è tutta la riga di punti, di nuovo sull'uncinetto e qui sotto c'è il filo che passa, quindi per prima cosa sfiliamo il filo, giriamo il lavoro e lo passiamo di nuovo dall'uncinetto al filo.
lavoriamo la prossima riga nello stesso modo, lavorando i punti che dobbiamo lavorare. Se dobbiamo lavorare un'altra riga a dritto, per esempio, lavoriamo come prima tutti i punti a dritto. E una volta lavorata tutta la riga, come prima, per prima cosa sfiliamo il filo, giriamo il lavoro e ripassiamo tutti i punti sul filo e andiamo avanti così. In questo caso, per esempio, lavorando tutte le righe a dritto, otteniamo una lavorazione a legaccio. Il punto che otteniamo lavorando tutte le righe dritte, sia sul dritto che sul rovescio, è il legaccio. Se usiamo l'uncinetto tunisino con il cavo, la lavorazione è esattamente la stessa. Facciamo scorrere il lavoro sul cavo e lavoriamo tutta la riga, per esempio a dritto, lavorando dentro i punti e intorno al cavo. Inizialmente potrebbe essere un po' strano avere il cavo tra i punti, ma vedrete che man mano che prendete manualità tutto diventerà molto più scorrevole. Anche in questo caso, una volta lavorata tutta la riga, per prima cosa sfiliamo il filo, giriamo il lavoro e facciamo passare il lavoro sul cavo. La tecnica è esattamente la stessa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo corso, se conoscevate già questa tecnica o no, se vi piacerebbe impararla, quindi se seguirete questa serie di tutorial. Io sono super contenta di aver finalmente trovato il tempo di farvi questo corso, perché trovo che sia una tecnica veramente meravigliosa per tutte quelle persone che non vogliono o non riescono ad imparare a lavorare a ferri. Io amo anche lavorare a ferri e quindi continuerò a lavorare a ferri, ma se non vi piacciono i ferri o non avete mai imparato a usare i ferri, questa è un'opportunità incredibile per continuare a usare l'uncinetto ma ottenere esattamente una lavorazione come quella dei ferri. Nella prossima lezione vediamo dettagliatamente come lavorare il dritto a nooking. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Fatemi sapere cosa pensate di questo nuovo corso scrivendo un bel messaggio qui sotto il video e se vi piace l'idea regalatemi il vostro like. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!